Ciao e benvenuto o benvenuta in questa lezione di Excel Online in cui andremo a vedere l'utilizzo di Excel con o senza Office 365. E in questa lezione ci concentreremo sulla creazione e sul salvataggio del file, nel senso che andremo a creare i presupposti perché poi il file possa essere condiviso con altre persone e quindi ci si possa lavorare simultaneamente e sincronicamente. Ovviamente perché questo avvenga sarà necessario che il file venga salvato o nel OneDrive for Business se utilizziamo Office 365 o nel Personal OneDrive nel caso in cui non avessimo Office 365. Quindi il file lo possiamo andare a creare direttamente nel OneDrive, Personal OneDrive o il OneDrive for Business di Office 365, qui cliccando su nuovo file Excel o nel OneDrive for Business, allo stesso modo nuovo file Excel. Ti faccio vedere anche che al OneDrive for Business ci si può accedere anche da desktop, che è la stessa cosa, quella è la visualizzazione online, ma il file si crea allo stesso modo online, quindi qui come puoi vedere c'è la nuvoletta del cloud, questi sono tutti file sul mio OneDrive for Business, su questo account Office 365 servizi e consulenze e li vedo direttamente da qui da desktop. Qui vedo anche che c'è l'icona di una persona perché io questi file li ho condivisi con altre persone. Allo stesso modo posso andare nel Personal OneDrive, anche in questo caso vedo la nuvoletta del cloud, quindi anche qui sono tutte cartelle e file che si trovano online, quindi le gestisco da desktop ma sono online, quindi anche in questo caso io potrei andare qui, cliccare col destro e fare nuovo file Excel, così come nel OneDrive for Business posso andare qui o dentro una cartella e cliccare su nuovo file Excel, quindi ci sono tanti modi di crearlo. Però ora noi lo andiamo a creare di fuori da questi ambienti, sia OneDrive for Business che Personal OneDrive, per far vedere che poi comunque il file deve essere salvato e vedremo come si fa all'interno di uno di questi due ambienti. Cominceremo ovviamente dal OneDrive for Business e da qui da desktop o da dentro una cartella qualunque, anche qui possiamo cliccare con il tasto destro nuovo file Excel, oppure da qui dall'icona di Windows possiamo cliccare e andare ad aprire il file. Apriamo questo file e come vedi ci si apre la possibilità di creare questo file e andiamo a cliccare su nuovo e a questo punto potremo scegliere se creare una cartella vuota come noi ora faremo oppure scegliere tra uno dei modelli di Office 365 come vedremo in una lezione successiva. Quindi andiamo a scegliere la cartella di lavoro vuota e scriviamo un contenuto Excel. Come si è detto si può condividere un qualsiasi tipo di contenuto, anche un file completamente vuoto e semplicemente nominato perché ci si possa cominciare a lavorare. Quello che ci interessa è la condivisione e vedere come ci si può lavorare simultaneamente, non per questo, in questo momento i contenuti. Quindi adesso ci troviamo su questo file Excel che abbiamo aperto, che finora non ha nemmeno un nome, si chiama cartella 1, quello è il nome che di default Excel gli ha dato. E, come dicevo precedentemente, la prima cosa che dobbiamo fare è cliccare sul nome dell'utente corrente e vedere se è loggato all'account Office 365. Io sono loggato perché qui ho la possibilità di disconnettermi, quindi sono loggato all'account Office 365 di cui faccio parte. Io ovviamente sono l'amministratore, ma potrei essere anche un semplice membro dell'account Office 365. E cliccando qui su informazioni sull'utente di Office ci si apre questa schermata dalla quale si possono fare tante cose e che ci indica innanzitutto l'account all'interno del quale questo membro sta operando, che è soluzioni per aziende @servizi e consulenze.onmicrosoft.com. Da qui si può gestire l'account, si possono cambiare e aggiornare le licenze, si possono ottenere gli aggiornamenti di Office 365 compresi quelli di Excel. Da questo menu ad albero qua a sinistra si possono fare tante cose che vedremo nelle lezioni successive. Quella che ci interessa in questo momento è l'opzione salva con nome. E dopo aver cliccato su salva con nome ci si aprono tutte le opzioni di salvataggio del file.
quindi potremo andare a salvarlo sul nostro computer scegliendo una cartella, ma non è questo, come abbiamo detto, quello che ci interessa in questa sede. Lo potremmo salvare nel personal OneDrive, nell'ambiente generale, o anche qui andando a inserirlo in una cartella o creando appositamente una cartella, da qui nuova cartella, oppure andiamo nell'account Office 365 a salvarlo nel OneDrive for Business dell'account Office 365 oppure anche all'interno di uno dei siti SharePoint di cui io faccio parte. Quindi salviamolo innanzitutto in OneDrive for Business, creiamo una nuova cartella, la chiamiamo corso Excel e dopo aver creato la nostra cartella ci scriveremo file per video lezioni, quindi abbiamo creato la cartella e abbiamo nominato il file. Andiamo a cliccare su salva. Andiamo a salvarlo anche in SharePoint, quindi clicchiamo di nuovo su file, salva una copia, scegliamo siti, scegliamo questo, Cardiology Congress, andiamo nella cartella Hostess e Stewart, così ti faccio vedere anche la differenza con altri file che ho già condiviso. Quindi ho scelto la cartella, il file è nominato come prima, file per video lezioni, salva, e anche qui lo abbiamo salvato. Quindi ora andiamo a vedere se in tutti gli ambienti lo ritroviamo. Questo è il personal OneDrive, è stato salvato, quindi da qui potrà essere condiviso con altre persone per lavorarci in remoto. Poi andiamo a vedere in servizi e consulenze, Cardiology Congress, andiamo nella cartella Hostess e Steward, eccolo qua, file per video lezioni, quindi abbiamo raggiunto gli ambienti Personal OneDrive e OneDrive for Business da desktop. Andiamo a vedere gli ambienti web del Personal OneDrive e del OneDrive for Business. Quindi Hostess e Stewart OneDrive for Business lo troviamo, andiamo nel Personal OneDrive e lo troviamo. Andiamo poi da ultimo a vedere anche in SharePoint, quindi torniamo di qua in Office 365, apriamo SharePoint, andiamo al sito Cardiology Congress e qua tra tutte le cartelle che ci sono andiamo a Hostess e Stewart e lo troviamo anche qui, file per video lezioni. Quindi come hai potuto vedere è stato condiviso in tanti ambienti, nel OneDrive for Business, nel Personal OneDrive, nel sito SharePoint, e da tutti questi ambienti, siccome sono online, da qui potremo andare a condividere il file con altre persone in modo da poterci lavorare in maniera simultanea e in maniera sincronica senza sovrapporsi, come abbiamo detto all'inizio di questo corso. Quindi ti aspetto nella prossima lezione dove andremo avanti e faremo dei passi ulteriori per arrivare poi all'obiettivo finale della condivisione. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!